Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo di un NDE particolare. Siccome spesso mi chiedete, quelli di altre religioni, quelli di altre filosofie, se hanno NDE e come hanno l'NDE, parliamo di un NDE, appunto, come vi dico, particolare. L'NDE riguarda difatti un induista, quindi un fedele della fede indù. L'NDE parla dell'NDE di Chayubanya. Chayubanya è stato intervistato per quello che riguarda la sua NDE nel 1981, quando aveva circa 40 anni. La sua NDE si è verificata 6 anni prima, quindi a 34 anni lui ebbe l'NDE. A 34 anni si era ammalato di febbre e le sue condizioni peggioravano di ora in ora, di giorno in giorno, finché proprio pensavano tutti i parenti che ormai sarebbe morto. Quindi cominciarono a prepararsi per i funerali, per le esequie e soprattutto per la sua cremazione. Quando era stato considerato morto e quindi fu preparato proprio la pira per cremarlo, fu messo sopra eccetera, improvvisamente lui si riprese con grande spavento, le persone che iniziarono a scappare a destra e a manca, il morto si riebbe. Quindi Chayubanya si tornò alla vita spontaneamente, automaticamente, senza essere stato rianimato, e quindi raccontò quello che successe durante le sue ore di morte, perché rimase morto a sentire i parenti qualche ora. 4 messaggeri neri vennero e mi presero, portandomi fuori dal corpo. Io chiesi: dove mi state portando? Loro mi presero e mi fecero sedere vicino a Dio. Il mio corpo era diventato piccolo, c'era una signora anziana seduta là. Aveva una penna in mano e gli impiegati avevano una pila di libri davanti a loro. Quindi c'era Dio, una signora piccolina con una penna e una serie di impiegati intorno, tutti pronti a scrivere qualcosa. Venni convocato, lo chiamarono. Uno degli impiegati disse: non volevamo che Chayubanya, commerciante, abbiamo chiesto di Chayukumbar, che è il vasaio, quindi non volevano che Chayubanya morisse e arrivasse a loro, ma chiedevano di un omonimo che faceva il vasaio. Quindi spingetelo indietro e portate l'altro uomo. A lui, intendendo Chayubanya, rimane ancora della vita. Chiese agli impiegati di darmi del lavoro da fare, ma di non mandarmi indietro, perché lì stavo bene, sentivo amore, sentivo gioia, stavo bene lì, dice appunto Banya. A quel punto lui voleva rimanere lì, chiese che gli fosse dato un posto, anche lui, una sedia, una scrivania, per poter rimanere in questo posto dove lui si sentiva a casa, si sentiva meravigliosamente bene. A un certo punto Yamrai, che era seduto su un alto sedile con la barba bianca e gli abiti gialli, quindi quello che noi consideriamo Dio, mi chiese: che cosa vuoi? Io gli dissi che volevo stare là con lui, con loro, in questo bel posto. Allora lui mi chiese di porgere la mano. Io gli aprì e gli porsi la mano, dice Chayubanya, ma non mi ricordo quello che poi avvenne, se mi diede qualcosa in mano o se succedette qualcosa. Sentii di essere spinto in giù, finché respirai ed ero di nuovo dentro il mio corpo. Chanyu citò che più tardi venne a sapere che una persona di nome Chayukumbar, e non quindi Chayubanya, era morta circa alla stessa ora in cui lui ebbe la sua morte e quindi ebbe l'NDE. Questa è una prova veramente fisica e reale di come ci sia stato questo scambio, questo errore, che pare che sia stato un errore, ma in realtà
viene così descritto da Chanyu Bania stesso, probabilmente era un avviso che lui avrebbe dovuto dare a tutti quelli del suo villaggio. E quindi gli è stato detto di tornare in vita e che probabilmente l'uomo con la barba davanti a lui era Dio. Questo è il racconto di Chanyu Bania, un induista, e questa è l'NDE di Chanyu Bania. Ovviamente, purtroppo, essendo successo in una parte non ancora dal punto di vista medico-tecnologico avanzata, ma in un villaggio, non abbiamo un riscontro delle cartelle cliniche per confermare se Chanyu Bania era completamente morto, cioè con mancanza veramente di battito cardiaco e di respiro, o se era semplicemente in catalessi. A sentire dei parenti e del curante, che non è un vero e proprio medico, ma diciamo così di chi accudisce le persone malate del villaggio, era morto come tanti altri morti che lui aveva visto. Questo è quello che ci ha dato sapere dell'NDE di Chanyu Bania, un induista. Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate e vi porterò sicuramente altre NDE di persone di altre religioni. Un caro saluto a tutti voi, mettete un bel like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale. Ciao da Ermanno, ciao!